Il 26 febbraio del 1266, presso la città di Benevento, due eserciti si affrontarono in una delle battaglie più decisive del Medioevo italiano. Ma non fu soltanto una guerra tra uomini, fu lo scontro tra due simboli eterni: l'Aquila, emblema dell'impero svevo, e il Giglio, fiore della monarchia francese e vessillo della fede papale. Questa è la storia della battaglia che cambiò il destino del Sud Italia, dell'impero e della Chiesa. Una storia di ambizione, tradimento e fine di un'epoca. Dopo la morte di Federico II nel 1250, l'impero svevo si frammenta. Il suo figlio illegittimo, Manfredi, assume il controllo del Regno di Sicilia nel 1258, con sede a Palermo e Napoli. Colto, abile, raffinato, Manfredi è l'ultimo erede di un'idea imperiale laica, razionale, aperta alla scienza e alla cultura. Ma è anche odiato dalla Chiesa. Papa Urbano IV e poi Clemente IV considerano Manfredi un usurpatore, un empio, un nemico del papato. Così offrono il trono del Regno di Sicilia a un principe d'Oltralpe, Carlo d'Angiò, fratello del re di Francia Luigi IX. Carlo parte da Marsiglia con un esercito benedetto dal Papa. Porta con sé un simbolo potente, il Giglio d'oro di Francia, segno di purezza e autorità divina. Manfredi, invece, marcia con l'Aquila nera su fondo d'oro degli Hohenstaufen. È più di uno scontro politico. È la guerra tra impero e papato, tra l'Italia ghibellina e l'Europa guelfa. L'inverno è rigido, il terreno fangoso. L'esercito di Manfredi, ridotto e stanco, si schiera lungo il fiume Calore. Ha con sé 3.000 cavalieri tedeschi e siciliani. Carlo d'Angiò ne ha oltre 7.000. Francesi, guasconi, italiani filopapali e mercenari. La battaglia comincia. Manfredi contrattacca con le sue truppe tedesche. Resiste. Ma Carlo ha un asso nella manica. Una parte dei suoi cavalieri è travestita con le insegne sveve. I soldati di Manfredi li scambiano per alleati. Quando si accorgono dell'inganno, è troppo tardi. Secondo il cronista Giovanni Villani, Manfredi capì che tutto era perduto. Rifiutò di fuggire. Si tolse la corona, si rivestì da cavaliere semplice e si lanciò nell'ultima carica verso la morte. Fu colpito da una lancia al petto e da più colpi di spada. Il suo corpo rimase irriconoscibile, coperto dal fango e dal sangue. Ma quando i suoi avversari capirono chi fosse, lo seppellirono, senza onori, fuori dalle mura, in terra sconsacrata. Dante scriverà: «Io son Manfredi, nipote di Costanza imperatrice. Ben mi riposa in grembo a questa rosa». Il poeta, secoli dopo, gli restituirà dignità. La sconfitta di Manfredi segna la fine degli Svevi in Italia. L'Aquila viene spezzata. Il Giglio prende il potere. Per quasi un secolo, il Sud Italia sarà sotto dominio angioino, poi aragonese, poi spagnolo. La battaglia di Benevento segna anche un passaggio simbolico. Dal potere visionario e razionale dell'impero svevo al controllo teocratico, centralizzato, legittimato dalla Chiesa. Il mondo medievale si piega sempre più alla logica guelfa. Il Papa come re dei re, il re come braccio armato della fede. Ma la storia è ciclica. L'Aquila, dimenticata, tornerà con gli Asburgo, con Napoleone, con i sogni unitari. E il Giglio, troppe volte si spezzerà nel vento delle rivoluzioni. L'Aquila e il Giglio non sono solo stemmi su una bandiera. Sono due idee del potere, due visioni della vita. L'una guarda in alto e vola libera. L'altra affonda le radici nella terra e cerca ordine. A volte siamo Manfredi, a volte siamo Carlo. Ma forse, nel profondo, siamo tutti il campo di battaglia tra quei due simboli. Se questo viaggio nella storia ti ha colpito, lascia un like e scrivimi nei commenti. Ti senti più Aquila o più Giglio? Iscriviti per altri racconti dove la storia non è solo date, ma destino.